Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi ho qui parecchie maniglie che adesso andremo a vedere, quindi sono le maniglie che io consiglio ai miei atleti, sono le maniglie che io uso. Questo video non è sponsorizzato da nessuno, ci tengo a farlo così com'è, quindi anche a chi produce le maniglie che sono miei amici, non consiglierò nessuno, ma banalmente vi dirò che cos'è il meglio, perché andare ad utilizzare una maniglia rispetto magari a qualcun'altra, in quanto molte sono semplicemente delle repliche, molte sono semplicemente maniglie create tanto per essere vendute. Insomma, c'è chi fa collezioni di tutte queste maniglie o comunque di chi le adopera non nella dovuta maniera, e specialmente appunto che compra delle maniglie che sono praticamente inutili. Purtroppo la maggior parte delle maniglie in realtà hanno un'utilità molto bassa. Vi mostro da qui le varie maniglie. Abbiamo la maniglia per le pronazioni, che è una maniglia secondaria, invece maniglie più importanti come sono le classiche appunto coniche, cilindriche, belle spesse a livello di presa, una cilindrica già più fina, bella con cuscinetti come vedete, gira benissimo. Adesso parleremo di tutto ciò, delle maniglie per il controllo della mano, quindi che sono già avanzate, e appunto delle maniglie classiche primarie come l'eccentrica per le dita, che è veramente fantastica, da cui hanno copiato di base tutte le altre maniglie per le dita. Qui la maniglia con le cinghie, che serve appunto per la connessione dita-polso. Come potete vedere, potete creare anche le maniglie con della carta dura, del legno, del metallo, plastica, in un sacco di modi. Di base queste maniglie possono essere anche costo zero se le fate voi stessi. Poi delle maniglie secondarie appunto come il triangolo, che è veramente ottimo comunque con i cuscinetti in acciaio qui, e persino un asciugamano o una cintura, che possono essere usate come le maniglie, come già vi ho fatto vedere nel video in cui facevo vedere degli esercizi che si possono fare in una palestra commerciale senza avere tutto ciò, appunto un tavolo, una carrucola e le maniglie specifiche. Iniziando dalle maniglie classiche, quindi come appunto il cono, il cilindro, che fondamentalmente sono quelle che ci fanno allenare la forza specifica, facendo appunto il cupping, facendo le dita e andando a fare le varie imitazioni. Banalmente il cono lo andiamo ad utilizzare quando abbiamo maggior necessità di lavorare le dita mignolo e anulare, che sono le dita che fondamentalmente sia in top roll che in gancio si connettono maggiormente. Quindi il cono fondamentalmente lo utilizziamo in questa maniera qua, rivolto con la parte più spessa verso in giù. Vi faccio vedere anche qualche esempio di esercizio qui, come può essere un cupping dal cavo alto, in cui schiacciamo in giù, quindi schiacciamo in maniera neutra, eseguendo un cupping con, mantenendo la pronazione, oppure delle imitazioni che fondamentalmente vengono eseguite già da un po' più basso, in quanto con questo tipo di pressione l'imitazione verrà fatta più per il gancio, quindi andando a fare questo tipo di trazione partendo proprio col movimento dal mignolo. Invece con la cilindrica ci focalizziamo ancora di più su una chiusura neutra e su un lavoro invece del medio e dell'anulare, appunto per gestire questa maniglia. Ma come vedete ci sono maniglie con qui anche dei buchi spostati, in maniera che andiamo ad appenderla qui con una maggior tensione sull'adduttore, che è una cosa appunto secondaria. Di base la usiamo in maniera normale, ma dipende da come andiamo a mettere il vettore del cavo, eseguiamo l'esercizio. Però appunto questa è la base, queste sono le maniglie classiche. Di base si possono utilizzare anche quelle della palestra, che sono appunto così fine, applicandoci un fat grip sopra e andando ad eseguire i movimenti, come vi ho fatto vedere anche nel video inerente al polso, quindi in cui vi ho fatto vedere dei vari esercizi del cupping. Dopodiché la maniglia con le cinghie, che come ho già accentuato vi farà connettere fondamentalmente le dita, in quanto vi andrà a srotolare gli angoli. Quindi andiamo ad arrotolare qui e la maniglia ci andrà ad aprire fino ad aprirci le dita, quindi
dovremmo chiudere tutti gli angoli quando andremo ad eseguire le imitazioni. E già che ci sono vi faccio vedere come si eseguono le imitazioni senza avere appunto un tavolo, quindi basta che manteniamo qui o un pugno o una mano sotto al gomito andando ad eseguire la trazione, partendo sempre appunto prima dalle dita e dal polso. Dopodiché questa che è una maniglia molto ma molto simile, che già se non erro vi ho fatto vedere Oleg in passato, come appunto andarla a creare. In cui mettete dentro la mano e in questa maniera la mano vi verrà aperta, quindi è un concetto molto simile alla maniglia con le cinghie, ma qui andremo a lavorare per lo più sul polso. In più questa maniglia è più efficace quando è più spessa, di fatto questa è una 42 mm che per me che sono un 65 è perfetta. Questa invece è una 55 mm che però mi mantiene già le dita, perché io le dita le connetto e basta, ma uso fondamentalmente il polso per eseguire la chiusura. Poi di base le maniglie come l'eccentrica, appunto che ha qui il vettore che ci apre la mano con cui possiamo andare a fare molteplici esercizi, veramente veramente importante, senza che abbia le varie cinghie qui dietro, senza che abbia le cinghie qui davanti, perché fondamentalmente se no andiamo a creare un miscuglio tra le varie maniglie, quando invece quando facciamo l'eccentrica ci concentriamo su questo tipo di connessione, quindi la andiamo ad usare in maniera dinamica, la andiamo ad usare in maniera intanto qua la stato dinamica c'è sempre, in quanto quest'angolo lo manteniamo sempre in isometria, ma andiamo a lavorare o con il cupping del polso o con andando a chiudere gli angoli, quindi eseguendo un rematore specifico, quindi non basso come appunto è solito fare nelle palestre di bodybuilding, ma alto, in quanto noi al tavolo trazioniamo comunque alti qualsiasi tipo di tecnica poi andiamo a fare, a meno che giustamente non è una press, ma qui riporto ora come ora le tecniche principali comunque. Le maniglie per il controllo della mano, veramente, veramente fondamentali. Qui ho un cilindro ed un cono, che il cono banalmente è un passo in avanti, specialmente per l'allenamento del gancio, in quanto il mignolo qui soffrirà ancora di più, cioè il mantenere la supinazione, perché quando eseguiamo questi esercizi non dobbiamo andare a supinare, ma dobbiamo andare a mantenere la supinazione in tensione, perché fondamentalmente abbiamo la pressione qui sotto. Anzi, queste maniglie è fondamentale usarle con la cinghia dietro, quindi in questa maniera, non solamente così, perché così lavoreremo più le dita che il polso, e qui invece ci importa proprio il controllo di mano, che di partenza nasce dal polso, perché il controllo di mano senza le cinghie è un conto, abbiamo molta più mobilità, quindi questo parlando di quando abbiamo un avversario al tavolo, è più facile banalmente, invece quando ci va applicata la cinghia è più difficile questo controllo, quindi applicando questo principio di base andiamo a eseguire sempre il controllo di mano con la cinghia che sta dietro, quindi non abbiamo tanto bisogno di tenere le dita che vanno connesse per forza del lavoro, perché è sempre questo, è sempre un dita-polso a livello di connessione. Ma appunto andiamo a lavorare con il polso e con appunto la dovuta imitazione che ci interessa. Qui invece è più importante per lo più lavorare dall'alto invece, quindi andando a controllare per bene la pronazione e l'abduzione con il polso chiuso. Dunque, maniglie secondarie che sono veramente ma veramente ottime possono essere la Master Pronator qui, che appunto andiamo ad attaccare al tavolo ed andiamo ad eseguire le pronazioni. È veramente una maniglia fantastica, ma già secondaria, perché fondamentalmente viene anche applicata nella seconda parte dell'allenamento. In ogni caso, questo ve lo dico, questa è un principio globale appunto. E poi abbiamo il triangolo qui, in cui abbiamo la possibilità di connettere le dita, in quanto è fondamentale appunto che giri bene, che tra l'altro gran parte di queste maniglie, perlomeno che ho io, hanno i cuscinetti in metallo appunto, quindi sono maniglie che ho ordinato dall'estero, perché qui giustamente questo tipo di attrezzature in metallo costano veramente veramente tanto, ma di fatto queste maniglie così in acciaio costano comunque sui 50 euro anche ordinate dall'estero, quindi vi avviso giustamente di questo, o comunque poco meno, ma se ci mettete la spedizione e quant'altro anche di più.
Invece maniglie come questa già si possono acquistare anche a 30 o 40 euro, in quanto comunque non hanno alcun tipo di meccanismo interno, quindi anche il costo della maniglia stessa si riduce, ma fondamentalmente la plastica per queste maniglie va anche benissimo, perché la plastica gira bene, ci possiamo mettere dell'olio di silicone dentro per farla girare ancora meglio e e possiamo appunto risparmiare. Però chi vuole appunto fare un po' il collezionista, chi ci lavora in questo contesto, chi diciamo è tanto appassionato quanto me, si può comprare anche qualche chicca di questo tipo. Se volete mandatemi qualche messaggio in privato che vi do appunto qualche negozio dove le potete acquistare, in quanto ci tengo a fare questo video senza citare nessun venditore di maniglie, ma fondamentalmente facendovi vedere qui la qualità, spiegandovela un attimino. Poi, per non essere ripetitivo, ma vi dico appunto dell'utilità della cintura, che può essere usata non solamente come tale, ma ci possono essere create anche delle maniglie come ho già fatto vedere in passato. E anche l'asciugamano qui, che di partenza ci crea un'ottima connessione per la mano, cioè ci si possono fare sia delle trazioni che appunto svariate imitazioni, e quello che facciamo noi nel braccio di ferro, ovviamente, che sia chiaro, alleniamo le connessioni, quindi non siamo dei powerlifter, i nostri programmi sono tanto diversi giustamente rispetto a quelli che praticano la pesistica per andare a lavorare la forza. Per allenare le connessioni appunto abbiamo la possibilità di usare queste maniglie e ovviamente capendone per bene lo scopo, e soprattutto anche la misura è fondamentale per le maniglie. Di base queste 40, 60, in questo caso qui la conica, che è la parte più grossa, la 60, sono tutte maniglie adatte alla mia mano, ma un atleta già di non 65 ma 75 per esempio dovrebbe appunto avere delle maniglie più grosse. Ma ci sono maniglie che dipendono dalla categoria e altre che dipendono dalla propria mano, quindi anche per questo vi dico spesso scrivetemelo, perché appunto io gratuitamente consiglio, qua nessun problema, mi fa piacere, io lavoro in quest'ambito e appunto giustamente non con le maniglie, ma a livello di coaching, e ci tengo banalmente a dare anche qualche consiglio a chi è appassionato come me. E direi che brevemente vi ho detto tutto quanto, quello che volevo inerente alle maniglie. Se magari mi sono scordato qualcosa che vi interessa particolarmente, possiamo anche fare una seconda parte, in quanto questo video è stato appunto breve, ma secondo me è il giusto. Fatecelo sapere qui nei commenti, mettete un like a questo video e ragazzi ci vediamo alla prossima.